ci accolgono come se fossimo pronti al parto, come se fosse la giornata del parto. Quindi tutte le ostetriche per noi, le infermiere per noi, e ci portano da Lorenzo. E non sapevamo cosa fare, eravamo molto impacciati e ci è venuto d'istinto accarezzargli la manina. Nel momento in cui noi gli abbiamo accarezzato la manina, Lorenzo ha sorriso e ha aperto gli occhi. Che cosa accadrebbe se smettessimo di continuare a partorire bambini e cominciassimo a adottarli? Prima di continuare questo fenomeno di sovrappopolazione. E cosa accadrebbe se i primi bambini ad essere adottati fossero quelli proprio più bisognosi, invece di star dietro ai connotati fisici, all'aspetto estetico del bambino che possa o non possa assomigliare al genitore. L'intervista di oggi è un'intervista un po' particolare, è un'intervista che si basa su un atto d'amore e abbiamo con noi un ospite davvero importante per me, la introduco subito, si chiama Silvia. Ciao Silvia. Ciao Caruso. Allora, prima di farti parlare, ti voglio un po' presentare, perché così le persone sanno che non parli a sproposito. Come al solito succede nel web, basta inventarsi un titolo, no? E si può parlare di tutto. E invece quando si parla specialmente di bambini, ma soprattutto anche di bambini che vengono adottati, allora è bene sapere che si sta parlando con qualcuno che ha delle carte in regola. Allora, Silvia è laureata come operatore sociopedagogico, è educatrice, è imprenditrice, è ideatrice responsabile del progetto La Libellula nel Bosco, che è un modello di scuola molto innovativo, poi magari ne parliamo di questo, è moglie e chiaramente adesso è anche mamma, ok? Oltre ad avere un cane, oltre a fare altre 1000 attività che sono sicuro che non menzionerò, ma è sempre impegnata. Allora, noi ci siamo visti la prima volta, sappi che per fare questa intervista ho insomma un po' indagato anche nelle mie cartelle, va bene? Ci siamo visti la prima volta il 6 aprile del 2021, sì. Che era un periodo un po' particolare, insomma, per tutto il mondo, quello là, ok? Il 19, il 20, il 21, ecco. Allora, abbiamo fatto poche sessioni, però hai ottenuto dei risultati, no? Con il senno di poi, con il senno di oggi, no? Che sono sorprendenti. Quindi parleremo anche di questa cosa. La prima cosa però che ti voglio chiedere è che cos'è che ti ha spinto a venire da me? Qual era il momento che stavi passando? Qual era la problematica che volevi in qualche modo risolvere? Allora, quando sono arrivata da te, la problematica maggiore era la rabbia. Una rabbia nata innanzitutto dal periodo appunto che stavamo attraversando. Come tanti sanno, noi educatori, noi educatrici, eravamo a casa, eravamo rientrate da poco al lavoro con tanti paletti, tante regole, un lavoro che in fin dei conti non mi rappresentava più. E poi c'era tutta una rabbia legata alla parte personale, nel senso che da poco avevamo scoperto che non potevamo appunto avere un bambino biologico, un bambino nostro, e quindi dovevo affrontare questa rabbia nei confronti proprio della persona che mi era accanto, perché ero molto arrabbiata. Ecco, e dovevo insomma dare un nome a questa rabbia, trovare una soluzione e ritrovare la strada che mi facesse stare bene. Questa è una cosa che accade sempre più spesso, ok? E ci sono tantissime ragioni per cui accade, oggi magari non ne parliamo, però intanto le persone che ci ascoltano cominciano a identificare quali sono anche certe volte le ragioni per cui si affronta un percorso di crescita personale, perché tu assolutamente non eri patologica, ok? Cioè avevi bisogno di alcuni strumenti. Sì. Ok, questa era quello che noi chiamiamo tecnicamente il via da, cioè ti volevi allontanare da questa cosa, eri molto arrabbiata, avevi avuto queste informazioni, venivi fuori da questo momento. Però qual era l'obiettivo che invece volevi raggiungere? Che tipo di risultato avevi in testa? Che cosa volevi ottenere? Beh, volevo trovare quegli strumenti innanzitutto per stare bene a me.
dovevo stare bene, avevo la necessità di ritrovarmi. Io sono una donna molto gioiosa, piena di energia, piena di entusiasmo, ma quell'entusiasmo non riuscivo più a trasmetterlo, non riuscivo più a ritrovarlo in me e avevo la necessità proprio invece di ritrovare gli strumenti per stare bene innanzitutto prima con me stessa, per poi stare bene nella mia relazione, stare bene anche poi anche a livello professionale, dovevo crescere, sentivo la necessità di crescita. In quel momento ero ferma, a me non piace troppo stare ferma, però mi mancavano gli strumenti proprio per crescere e con questo percorso invece ho trovato gli strumenti e sono cresciuta sia a livello personale che poi professionale. Allora, la tua storia di mamma, andiamo un po' avanti, no? In questo racconto. La tua storia di mamma è una storia che, forse te l'ho già detto, dovresti scrivere in un libro, perché sicuramente aiuterebbe tantissime coppie, tantissime donne, ok? Poi non è soltanto una storia al femminile, perché si parla sempre di una coppia, va bene? Ma c'è una parte integrante che tu hai mosso, no? In questo frangente. E la storia tua potrebbe davvero dare tanta speranza a molte coppie che sono lì, che stanno un po' vacillando. Allora, la domanda che ti voglio fare è, quando hai deciso di adottare un bambino, come hai strutturato questa decisione? Perché non accade soltanto siccome io non posso avere un bimbo, no? Tratto dalla coppia biologico, allora adotto un bimbo. Non è così binaria la faccenda. No, non è affatto binaria, nel senso che nel progetto di vita mio e di mio marito c'era già l'idea di adottare, nel senso che quando noi ci siamo conosciuti eravamo molto giovani, crescendo insieme, la nostra relazione è cresciuta, siamo partiti per dei viaggi in Africa e da lì abbiamo iniziato a dire che bello, ci piacerebbe tanto adottare. Poi nel frattempo ci siamo sposati e abbiamo iniziato appunto a provare ad avere un figlio, con però sempre l'idea di ok, il nostro primo figlio sarà il nostro figlio biologico, il secondo lo adotteremo. E in realtà non è andata così. Cioè le cose si sono poi proprio trasformate. Il nostro primo punto non si è avverato, ma si è avverato il secondo punto, che è diventato il primo. Quindi diciamo che avevi già strizzato l'occhio un po' a questa opportunità Sì. dell'adozione, avevi già guardato un po' che cosa significa. Quali sono le strade che portano all'adozione? Quali sono anche gli ostacoli? Perché ci sono tante leggi, ci sono tante procedure da fare, no? Magari ora non sei un avvocato, però sei passata attraverso questa cosa qua e magari le tue parole possano aiutare un po' le persone che si trovano in questo gran marasma dell'adozione, o possono chiarire anche un po' il valore, no, delle cose che i genitori passano per avere poi dopo un figlio. Sì. Io lo chiamavo all'inizio il tunnel della burocrazia, perché adottare non si, la parte bella, certo, tu vuoi incontrare il tuo bambino, desideri tanto un bambino, però c'è tutta una parte burocratica molto lunga, molto, molto impegnativa, anche proprio a livello di coppia, che inizialmente ti senti guardato nel tuo intimo, perché la prima cosa che bisogna fare è contattare l'assistente sociale del distretto in cui si abita. Una volta che abbiamo contattato l'assistente sociale, e l'assistente sociale ci ha invitato a fare un percorso di coppia con un'altra assistente sociale e una psicologa, un percorso di coppia che vedeva presenti noi e altre 6 coppie. Quindi dopo insomma questo percorso che è durato all'incirca 6 incontri, ecco, con alcuni blocchi nel mezzo perché eravamo ancora nel periodo insomma
della pandemia, quindi dovevamo un attimo, tante volte ci siamo dovuti incontrare a casa, quindi online, quando per me proprio, ma per tante persone, la relazione, il rapporto, insomma, è difficile attraverso uno schermo, soprattutto parlando di una tematica così importante come l'adozione. Quindi fatto quegli incontri lì, l'assistente sociale e la psicologa che ci hanno incontrato hanno steso una relazione che parlava di noi, che hanno poi inoltrato all'assistente sociale del nostro distretto. E da lì sono iniziati tutta una serie di incontri con assistente sociale e psicologa del distretto in cui noi viviamo. Quindi lì snocciolano tutto, si tira fuori tutto, da come stiamo noi come coppia, come stiamo noi a livello personale, abbiamo parlato del nostro lavoro, abbiamo raccontato della nostra famiglia, veramente tutto, nel senso ti senti, passami il termine Caruso, ti senti nudo agli occhi di due persone che sono sconosciute. Queste persone sconosciute, tra l'altro, sono venute anche a visitare la nostra casa. Quindi abbiamo dovuto aprire la nostra casa. Noi siamo comunque una coppia molto accogliente, ci piace aprire la nostra casa, non abbiamo niente da nascondere, però hai paura di sentirti giudicato. Io infatti dico, per fortuna avevo fatto tutto il percorso con te e questo mi ha aiutato a non sentirmi giudicata, ad essere molto sicura di quello che stavo intraprendendo e stavo facendo. E quindi gli incontri a casa e anche la visita dei carabinieri, perché i carabinieri sono venuti a casa nostra, ci hanno fatto delle domande, hanno chiesto i dati dei nostri datori di lavoro per poter sentire anche loro, hanno chiesto addirittura che tipo di stipendio a livello economico prendevamo, com'era la nostra situazione finanziaria, se avevamo proprio dei finanziamenti, dei mutui. Insomma, è stata, diciamo, molto invadente questa cosa, bisogna essere molto sicuri e la cosa bella è che non si è soli, nel senso che la nostra fortuna è che avevamo le nostre famiglie che ci sopportavano e supportavano, perché comunque ci sono stati giorni in cui andavamo anche in escandescenza perché ti senti un po' violato della tua privacy, della tua libertà. Fortunatamente la coppia in quel momento eravamo molto uniti, sapevamo quello che desideravamo e questo è stato il nostro punto di forza. Alla fine di tutti questi incontri con l'assistente sociale e psicologa viene redatta un'ulteriore relazione, una relazione che è un tema, praticamente una bibliografia delle nostre vite, ecco, bellissima, nel senso che a rileggerla, noi tra l'altro ogni tanto ce la rileggiamo, perché ci aiuta a rimetterci in piedi quando siamo nei periodi un po' down, ecco, e questa relazione poi dove va? Va al Tribunale dei minori. Una volta che il tutto arriva al Tribunale dei minori, nel frattempo noi, mentre facevamo questi incontri, abbiamo dovuto presentare delle carte al Tribunale dei minori, con tutti i nostri dati personali e addirittura il consenso della nostra famiglia. Le nostre famiglie hanno firmato delle carte dove davano il consenso al fatto che noi iniziavamo questo percorso dell'adozione. La domanda ci è sorta spontanea: e se i nostri genitori non fossero stati d'accordo? Io non avrei potuto adottare? Perché allora, poi... c'è una cosa interessante che viene fuori, no, dalle tue parole, perché tu adesso stai raccontando il tuo punto di vista, cioè quello che tu hai passato, quello che tuo marito ha passato, no, come coppia, l'invadenza nella casa, il discorso dei conti correnti, i carabinieri, i servizi sociali e quant'altro. C'è però poi dopo tutto un aspetto legato alla tutela di questi bimbi. Cioè, quando una donna partorisce un figlio, lo partorisce e viene al mondo, ok? E la tutela è un qualcosa di naturale che deve essere portato avanti dalla famiglia, non si sa in che modo, ok? Ci sono famiglie che hanno più soldi, meno soldi, che hanno più cultura, meno cultura, che sono più aggressivi e invece più pieni d'amore, ok? Ma quello è lasciato alla natura.
mentre nel discorso dell'adozione c'è una tutela dei bambini incredibile. Sì, Magari ne parliamo ancora di più, però chiaramente chi si è avvicinato a questo mondo sa che negli anni sono state fatte delle porcherie incredibili, perché adottare in Italia, adottare in Romania, adottare in Brasile, adottare in Africa sono adozioni completamente diverse sì, e quindi succedono delle cose particolari. Allora, tutelare allo sfinimento questi bimbi che vengono poi inseriti in una famiglia e dovranno fare tutto lo sviluppo della loro vita con queste persone, è anche un atto d'amore da un punto di vista burocratico, legislativo, amministrativo, no? È chiaro però che tu in questa fase dell'intervista ci racconti sì, quanta pressione hai avuto da sopportare, no? E dici, ho fatto un percorso che mi ha permesso di osservare queste cose e comunque abbassare la pressione interna. sì. E che è importante. Allora, ti dico, quando, se non sbaglio, è me lo sono scritto qui, 14 ottobre 2021, che mi Sì, hai mandato una fotografia che ti avevano appunto assegnato Lorenzo, tuo figlio si chiama Lorenzo, sì, e io sono rimasto così emozionatissimo. No, non ti nascondo che ho fatto anche qualche lacrima, cioè tutte le volte che penso, perché è un atto d'amore incredibile. Va bene? Allora, voglio aprire un attimo questo discorso perché ancora non abbiamo parlato di che tipo di adozione tu hai portato mhm, avanti. Allora, eh, Lorenzo è un bambino Down. Molte sì, persone quando pensano a questo pensano a tantissime responsabilità in più, pensano alla tutela di un bambino che ha più problemi, no? Io che sono cresciuto e che ho lavorato con famiglie con bambini, no? Portatori sani di felicità, come li chiamo io, va bene? Però che sono cresciuto anche che fin da piccolo i miei genitori mi facevano stare con bambini con handicap di tutti i tipi, ok? Io ho una visione un po' particolare anche dell'inclusione di queste persone, va bene? Ho lavorato con tante persone che non ci vedono, no? E si trovano immediatamente a loro agio con me, perché io vivo in modo naturale questo tipo di cose, no? Certe volte gli handicap più visibili, ok? Sono meno gravi di quelli che invece vengono nascosti dentro le persone, no? Cioè, non avere empatia per gli altri è un handicap importante, no? Però non viene segnato come handicap. Bene? Un certo tipo di aggressività, un certo tipo di sfrontatezza, no? Nei confronti della società non viene visto come un handicap. Quindi su questo tema qua io vorrei che ci soffermassimo un po', perché attraverso i miei occhi io la vedo, te lo ripeto, in maniera un po' distorta, ma vorrei invece che tu, da mamma adesso, ed è già un po' che è con te Lorenzo, ok? Ogni tanto ci fai vedere le fotografie, è bellissimo. Allora, vorrei che tu mi raccontassi che cosa significa adottare un bambino Down, che cosa significa, per esempio, come ho detto nell'introduzione, no? Non avere necessariamente i connotati del papà o della mamma, no? Non avere lo stesso colore di capelli, non avere lo stesso colore di occhi e via discorrendo. Raccontaci un po' questa fase. allora, è la fase che mi colpisce più emotivamente, naturalmente, perché Lorenzo, quando noi abbiamo saputo di Lorenzo, è un pacchetto chiuso, nel senso che vai in tribunale e ci dicono, raccontano di questo bambino, di Lorenzo, naturalmente c'erano altre coppie e tra le tante coppie hanno scelto noi o Lorenzo ha scelto noi, insomma, ci siamo scelti e in 4 giorni noi abbiamo ribaltato la nostra vita, perché sì, pronti sì per adottare un bambino, ma non così in poco tempo, perché l'adozione di Lorenzo è un'adozione nazionale e sin dai primi incontri ti viene detto che i tempi per l'adozione nazionale sono molto molto lunghi, è difficile che le famiglie vengano chiamate, possono passare anche anni. Invece sono passati 20 giorni da quando noi abbiamo preso l'idoneità per essere genitori adottivi. Cioè, quindi non eravamo pronti. Abbiamo detto, ma chissà se ci chiameranno in caso noi.
abbiamo fatto la richiesta per l'adozione internazionale, ci scegliamo un'associazione e iniziamo a scoprire anche quel mondo. E invece no, ci ha chiamato e Lorenzo aveva 28 giorni quando noi siamo andati in ospedale, piccolissimo, 28 giorni, un bimbo di 2 chili, quindi molto piccolo, avevamo paura addirittura a prenderlo in braccio perché è fragile, fragilissimo, e sapevamo appunto che Lorenzo aveva la sindrome di Down. E mi viene da dire subito, non siamo dei supereroi. No. Quando la gente mi incontra e mi dice, ah, che gesto d'amore, è un gesto d'amore, punto, non andate oltre. Adottare è semplicemente un gesto d'amore. Io lo dico sempre, Lorenzo non è nato dalla mia pancia, è nato dal mio cuore. E la sua fortuna, e io lo dico sempre, gli dico sempre, Lori, pensa come sei fortunato. Un bambino nato dalla mamma nasce dalla pancia della mamma. Tu sei nato dal cuore di mamma e papà e di altre centinaia di persone che ti amano. Perché Lorenzo è circondato da tantissimo amore. Cioè è come, è vero, l'abbiamo adottato noi, ma allo stesso tempo l'hanno adottato tutta la nostra famiglia. Quindi è circondato d'amore, è stato un gesto d'amore. Non siamo supereroi perché abbiamo adottato un bambino con disabilità, perché se fosse nato comunque da me, avremmo accettato la disabilità. Per noi la disabilità è la normalità, cioè non la vediamo come una cosa diversa. Ognuno ha delle caratteristiche. Lorenzo ha questa caratteristica di avere un cromosoma in più. Un cromosoma in più che ci mette alla prova, perché è un dato di fatto, perché come hai detto te Caruso, sono portatori di felicità. Lorenzo che si sveglia alle 4 del mattino, che si sveglia alle 8, cioè a qualsiasi orario lui è perennemente felice. Ed è la cosa che poi ci ha colpito di più quando noi siamo andati a conoscere Lorenzo in ospedale, perché noi siamo andati a conoscere Lorenzo in ospedale, nel viaggio in macchina, continuavamo, oddio, e se è un bambino che non è bellissimo? Se non scatta l'imprinting, se non c'è empatia, se lui crescendo ci mette alla prova, perché questo succederà, ne siamo molto consapevoli. Arriviamo in ospedale, ci accolgono come Lorenzo era in terapia intensiva perché è uno spazio protetto dell'ospedale, ci accolgono come se fossimo pronti al parto, come se fosse la giornata del parto. Quindi tutte le ostetriche per noi, le infermiere per noi, e ci portano da Lorenzo. E non sapevamo cosa fare, eravamo molto impacciati e ci è venuto d'istinto accarezzargli la manina. Nel momento in cui noi gli abbiamo accarezzato la manina, Lorenzo ha sorriso e ha aperto gli occhi. E per noi questo è stato un segno. È stato un segno e sin da subito poi l'abbiamo preso in braccio, ci hanno aiutato a dargli la pappa, perché comunque essendo un bambino nato prematuro, molto piccolo, bisognava stare anche molto attenti nella gestione dell'alimentazione, quindi ci hanno fatto un bel corso, tutta la prima parte della mattinata siamo stati noi 3 con Lori e poi il pomeriggio in terapia intensiva è entrato per la prima parte del pomeriggio mio marito, il quale ha fatto il primo bagnetto a Lorenzo, che Lorenzo non aveva mai fatto il bagnetto. In quei 28 giorni Lorenzo non è mai stato in braccio, se non per il cambio, perché comunque uscivamo da un periodo anche della pandemia, quindi bisognava apportare certe misure, certe attenzioni. Poi un bambino comunque è fragile, dato anche dal peso, quindi fa il primo bagnetto con il papà, e poi io rientro, guardo le infermiere e dico proprio così, noi siamo pronti, siamo una famiglia, vorremmo andare a casa nostra. E così loro ci hanno detto, ok, avete tutto, l'ovetto c'è, e niente, noi abbiamo caricato il nostro bambino, abbiamo salutato tutti, abbiamo ringraziato tutti,
ci siamo portati a casa Lorenzo. E la nostra vita da lì è cambiata in meglio. Non Prima nascondiamo. di trattare questo aspetto, Sì, cioè quando Lorenzo ha cominciato ad inserirsi, no, hai detto delle cose incredibili e chiaramente sottolinea il fatto che una mamma naturalmente tiene il bambino 9 mesi, no, in pancia, o magari i primi mesi non si vede, però insomma la sensazione è quella e quindi hai tutto il tempo fisiologico di avere un contatto, no? E magari anche la paura di toccarlo, la paura di muoverlo è inferiore, c'è sempre, perché sti bambini sono così fragili, va bene? Però tu invece hai avuto una bella botta tutta insieme, tu e sì. tua madre, intendo, Abbiamo ok? avuto una bella botta, infatti all'inizio avevamo anche proprio paura, cioè noi i giorni che aspettavamo di andare a incontrare Lorenzo eravamo preoccupatissimi, ma non tanto cioè noi non ci preoccupava che non avesse il mio colore ai capelli, che non avesse il taglio degli occhi di mio marito, cioè ci preoccupava più, oddio, in 4 giorni sono diventato genitore. È vero, io ho tutta una preparazione, fortunatamente grazie al mio lavoro con sulla relazione con i bambini e tutto, ma è un'altra cosa. Cioè, era il mio bambino e cioè, così, 4 giorni sono diventata mamma. Caspita. Lì torniamo anche un po' al discorso che facevo prima, certe volte il lavoro dei servizi sociali è visto un po' come invasivo, però cercano di spianare la strada in quel senso là, Sì, no? Ti mettono addosso un carico pazzesco, una pressione pazzesca, per cui poi quando arrivi c'è un rilascio, no? E insomma sei abbastanza pronta. Mm? sì, sei Che abbastanza pronta. non t'ho chiesto che età avete tu e tuo marito, perché magari è importante, no, il discorso Sì, noi dell'età. in realtà siamo molto giovani, nel senso che ai tempi, quando io ho adottato Lorenzo, dovevo ancora compiere i 30 anni. Mm, Ecco, e mio marito ne aveva 36 e mm. questo influisce molto nell'adozione, perché in base all'età della coppia viene fatto poi un calcolo dal tribunale per poter dare poi in adozione un bambino di una determinata fascia di età. Noi comunque, essendo comunque molto giovani, perché comunque per il tribunale siamo giovani. Certo, certo. Proprio Perché perché siete giovani avete potuto avere accesso sì, a un bimbo così piccolo, praticamente neonato, perché mi hai sì, detto 28 giorni, ok? 28 giorni, quindi infatti sin da subito, cioè quando il semplicemente andare in giro, la gente pensava fosse nato da noi, perché Certo. talmente piccolo, tante volte quando si pensa all'adozione si pensa a bambini molto più grandi, già Mm. anche in età scolare, cioè, perché tante volte ci si avvicina al mondo dell'adozione chi si è un pochino più grande a livello di età anagrafica. Sì, succede spesso che le coppie ci provano, poi è troppo tardi e dicono va bene, allora lo metto fra virgolette con tanto rispetto. Sì, Allora, siccome non riusciamo a fare questa cosa qua, ci abbiamo provato tanto, ripieghiamo sul discorso sì, adozione. Ok, lo metto fra virgolette, non voglio offendere nessuno perché qui si parla di cose molto delicate, no? Cioè io mi sto emozionando delle cose che dici, va bene? Quindi c'è bisogno di comprendere questa cosa qua e chiaramente sì, ci sono persone che hanno adottato bambini di 15, 16, 20 sì, anni, a seconda del circuito in cui sono, del momento in cui si trovano, no? Quindi è perché siete così giovani che avete potuto avere accesso a questo, questo bimbo così giovane. Mm? sì, Allora, Lorenzo arriva a casa, sì, chiaramente i primi giorni trambusto totale, oh, cosa facciamo? Lo mettiamo qui, lo mettiamo di qua, la stanzetta è pronta, quando gli diamo da mangiare. C'è un periodo, ci sono state delle fasi sicuramente di stabilizzazione. sì, Okay? Allora, io l'idea che mi sono fatto via via sentendo le tue, no, considerazioni è che quando Lorenzo è entrato nella tua vita, nella vostra vita, insomma, le cose hanno cominciato a funzionare meglio.
Eh Cioè sì, tutto questo carico, questo peso emotivo, questa responsabilità, in realtà non è stato altro che un fuoco che ha incendiato tantissime cose, che ha iniziato a farle prosperare. Ok? sì, È stata l'energia. assolutamente. Però parlami della prima parte, cioè della fase della stabilizzazione, dell'inserimento di Lorenzo. Com'è stata? Allora, a tratti facile, a tratti difficile. Non posso nascondere che, persone importanti nella mia vita, quando hanno saputo che, stavo adottando un bambino con la sindrome di Down, se ne sono andate. Persone, a cui volevo veramente bene, che facevano parte della mia famiglia, perché sono non ho problemi a dirlo, mio zio, il fratello della mia mamma, a cui sono stata per anni molto, molto legata, ci ha proprio detto che io non ero più sua nipote perché stavo adottando e quindi Lorenzo non poteva essere suo nipote. Questa cosa l'ho portata dentro per tanto tempo perché non Chiaro. volevo farla neanche cioè non volevo farla pesare alla mia mamma, ecco. È una cosa che mi ha portato tanta sofferenza, tanta. Poi, ho imparato anche a digerire un po' questa cosa. Quando questa cosa un po' l'ho digerita, ho parlato anche con i miei nonni. E gliel'ho proprio detto: "A me dispiace, ma non fa più parte vostro figlio non fa più parte della mia famiglia. Mi dispiace, non mi viene neanche da chiamarlo zio. Lorenzo non saprà neanche mai della sua esistenza. Gli diremo che io avevo sì uno zio che però non ha saputo amarci come doveva amarci." Ecco. Questi fenomeni ricalcano un po', no? Quello che è successo per tanti secoli, sai, quando i bambini nascevano podalici in tante aree dell'Africa, no? Li uccidevano, e quando un bambino aveva delle malformazioni li uccidevano immediatamente, no? Cose che abbiamo sentito anche purtroppo ai tempi d'oggi. Ci sono persone che non sono pronte ad accettare la diversità in senso inclusivo, la diversità come risorsa, e lottano in realtà contro se stessi. Sì, È chiaro che tu quando dici c'è una persona che non accetta Lorenzo perché ha la trisomia 21, ha soltanto un cromosoma in più, ok, è una sindrome, ce ne sono tantissime, forse la sua è più evidente, va bene, però non accetta questo, è chiaro che io sento già nella mia testa il commento sotto questo video, ah ma che pezzo di merda. sì, E questo però lo vediamo su tutto. ma C'è sì, una chiusura mentale che in questo caso è più evidente ed è più facile attaccarsi a una creatura così, no? Che non voglio dire che è indifesa perché non ha le sue difese, sicuramente ce l'ha perché avrà il suo caratterino, va bene? Però ecco, in quel momento aveva bisogno del massimo amore e invece vedere che persone se ne vanno via è qualcosa che può fare anche male. sì. Però è chiaro che tu da mamma cominci a dire ok, devo fare una selezione migliore per la mia famiglia. Sì, infatti è stato proprio così. Quando, sono diventata mamma, ho iniziato a selezionare proprio, le persone da frequentare, anche determinati amici, ecco. Poi io ho le idee molto chiare su quello che desidero e quello anche che non desidero. Quindi anche amici che magari, che avevano figli, per il benessere di Lorenzo, perché non erano in linea con la mia idea di educazione, abbiamo iniziato a non frequentarli più. Certo, all'inizio c'è il dispiacere, ma io devo pensare al mio benessere e al benessere del mio bambino. Tanti mi criticano, mi giudicano, vabbè, a me non interessa, devo essere onesta, non mi interessa questa cosa perché noi dobbiamo stare bene. Di bambini manipolati dai genitori, dalla società, da chi gli sta intorno, ce ne abbiamo tantissimi. Ecco, poi io li vedo perché faccio questo nella vita di lavoro e non è quello che desidero per Lorenzo. Lorenzo deve stare con le persone che lo fanno stare bene, che le persone devono stare bene quando stanno con Lorenzo. Ecco, è uno stare bene, è un benessere che deve essere reciproco.
Poi incontrerà sicuramente nel suo percorso di vita delle persone a cui non sarà simpatico, delle persone che non lo accetteranno, benissimo, però sono sicura che quando lo incontrerà avrà proprio gli strumenti per saper selezionare anche lui chi far parte del suo percorso e chi invece allontanare dal suo percorso di vita. Ecco, perché questa è la nostra idea, proprio attraverso proprio l'esempio concreto di genitori, di passare degli strumenti a Lorenzo. Perché secondo me è un po' l'ingrediente, la ricetta del buon genitore non esiste. Io parto sempre da quell'idea, non esiste. Cioè io non è che avevo la ricetta per aiutare Lorenzo o io ho la ricetta. È un continuo sperimentare, è un continuo provare. Certo è che a volte bisogna mettere dei paletti e allontanare chi non ci rispetta. Perché lo dico sempre, non è che non rispetti me, non rispetti il mio bambino. E a me questa cosa non piace, non va bene. Chiaro, chiaro. E io non sono la mamma chioccia, assolutamente. Lorenzo già adesso sa già chi allontanare e chi tenere, ecco, ma è una questione proprio di benessere. Io sono rinata, cioè io da quando sono diventata mamma, non lo posso negare, anzi mi viene a dire, noi siamo rinati come coppia, siamo rinati come marito e moglie. Tante volte sento, quando nascono i bambini ci si allontana come coppia. No, noi adottando Lorenzo, ma poteva essere anche Giuseppe, anche Piero, noi nel momento in cui il nostro bambino è entrato in casa, siamo rinati come coppia. Ci amiamo molto di più, sicuramente, ci rispettiamo molto di più, abbiamo imparato a parlare, abbiamo imparato a non nascondere ogni tanto mandarsi a quel paese, ma dirselo, perché questo ci permette di essere sinceri, ecco, e la sincerità deve far parte di una coppia, soprattutto quando è presente un bimbo adottato, perché comunque noi abbiamo fatto questa scelta di essere sinceri anche col nostro bambino e di essere un esempio di sincerità. E noi ci amiamo più di prima. Infatti io lo dico sempre, grazie Lorenzo, perché mamma e papà si amano grazie a te. Bella questa cosa. È proprio questo fuoco che ti ho detto, no? Che è partito. Senti, tu hai un progetto bellissimo che si chiama La Libellula nel Bosco, che è una scuola particolare, e vorrei che ci introducessi un po' l'idea di questa scuola e vorrei anche però che mi dicessi come essere un'imprenditrice, insomma, un'educatrice, ok? Far parte di questo tipo di idea di scuola ti ha aiutato con Lorenzo, perché sono abbastanza convinto che alcune competenze che hai sono state un grosso aiuto nella tua vita, no? Di mamma, intendo. Allora, sicuramente le cose sono molto correlate, nel senso che quando ho iniziato ad avere il desiderio di diventare mamma, allo stesso tempo ho iniziato a vedere con occhi diversi il mio mondo lavorativo. Io ho sempre lavorato, inizialmente ho lavorato nel campo della disabilità, ho lavorato per anni nel campo della disabilità, quando proprio è arrivata l'adozione di Lorenzo avevo appena salutato una bambina che seguivo anche lei con la sindrome di Down, quindi c'era qualcosa che univa, ecco, e avevo iniziato un altro percorso lavorativo all'interno di una scuola dell'infanzia, un percorso lavorativo che mi ha dato tanto a livello emotivo, che mi ha dato tanto professionalmente, ma che mi ha fatto aprire gli occhi dal punto di vista lavorativo, professionale, educativo e personale. E da lì è nata appunto l'idea di aprire la Libellula nel Bosco. La Libellula nel Bosco è una scuola dell'infanzia, ecco, ma un po' al di fuori degli schemi tradizionali della scuola, nel senso che, come dice la parola, siamo in un bosco, è una scuola all'aperto, in Italia vengono chiamate scuole parentali, nel senso che sono gestite da dei genitori, nel mio caso è gestita coordinata da me,
Questo progetto è nato dalla mia idea e dall'idea di un altro professionista. Ecco, l'abbiamo strutturata insieme, poi negli anni io ho portato avanti questo progetto. Esistiamo da 3 anni ormai. Cosa facciamo? Ospitiamo bambini dai 2 ai 6 anni all'interno del contesto della natura. Non ci occupiamo solo di bambini, nel senso che per noi, per far sì che i nostri bambini che frequentano la libellula nel bosco possano stare bene, siano in uno stato di benessere, dobbiamo occuparci delle famiglie. Quindi non è più un lavoro sul bambino, ma diventa un lavoro sulla famiglia. Non è solo un lavoro di gruppo, ma è un lavoro individuale sul singolo bambino, nel senso che oltre a me naturalmente chi coordina il progetto, ci sono all'interno altre 2 figure educative, ma ci occupiamo proprio di andare a lavorare sul benessere del singolo per poi andare a lavorare sul gruppo. E la stessa cosa la facciamo con i genitori. Ci piace tanto incontrare le nostre famiglie, ascoltarle, proporgli delle attività che vadano nella direzione del bisogno che hanno in quel momento. Siamo un po' fuori dagli schemi, è vero, abbiamo un po' gli occhi anche lì puntati al di fuori, ma lì ci piace. Ci piace che gli altri ci guardino, ci osservino, noi impariamo da loro, loro impareranno da noi. Questo ha servito tanto nella mia relazione di mamma, nel mio rapporto con il mio Lori, e allo stesso tempo Lorenzo mi ha aiutato proprio anche dal punto di vista lavorativo, perché quando guardo i bambini non li guardo in maniera distante. Mi dico sempre, e se fosse mio figlio? E se fosse la mia bambina? Allora da lì cambia proprio il modo in cui tu entri in approccio, in relazione con il bambino che hai di fronte, perché lo guardo con gli occhi di mamma, non solo di educatrice, è vero, ho tantissime capacità, ho tantissimi strumenti a livello pedagogico. Mi piace tra l'altro poi continuare a formarmi, non sono una che si tira indietro nel fare dei master o nel fare dei percorsi di crescita. Io dico sempre, vero, mi aiutano a livello lavorativo questi percorsi, ma mi aiutano poi anche nella sfera personale, perché mi arricchisco da entrambe le parti, ecco. Non è facile essere educatrice e mamma, perché comunque Lorenzo frequenta la libellula nel bosco. Però penso che ci siano stati dei tempi che Lorenzo ti ha dato e che ti hanno dato un modo anche di riflettere sui tempi dei bambini in generale, no? Sì. Nelle scuole, e io ora non so se lo sai, ma ho insegnato per una ventina d'anni musica in tante scuole, ok? E c'è poco tempo. Cioè dobbiamo fare tutto di fretta, tantissime materie, dobbiamo inculcare le cose dentro i bambini. Invece i bambini hanno tutte delle altre tempistiche, no? Sì. E poi di punto in bianco, boom, hanno compreso. E la cosa che mi è piaciuta molto del tuo progetto, che ogni tanto ti seguo su Facebook, ogni tanto vedo delle immagini, è che fate delle attività pazzesche. Cioè, vedere i bambini, io ogni tanto scherzo, no? Facendo un po' quello cattivello, no? Che dice un bambino, che ce l'hai a fare un bambino se a 3-4 anni già non pulisce il bagno, non rigoverna, non lava per terra, E no? invece i miei bambini hanno carogna, va bene? E invece voi lo fate, cioè voi partite dal concetto che ci sono delle attività che non sporcano. La cosa che dicevamo in paese da me, no? Il lavoro non sporca. Le persone che sono tutte unte di grasso perché hanno lavorato tutto il giorno, non è considerato sporco, quello fa parte dell'attività che fai, non è quella la sporcizia della vita, no? E voi attraverso tantissimi modelli di attività riuscite a dare ai bambini moltissimo di questo, di questi principi, di questo modo di vivere anche le relazioni, no? Sì, è proprio così. Infatti, proprio l'idea è nata osservando Lorenzo. Io ho preso un anno, sono stata a casa un anno dal lavoro,
dove ho vissuto a stretto contatto con Lorenzo, ma perché sentivo la necessità. Io sono una mamma che non ha fatto la maternità, ma mio marito ha fatto la paternità. Quindi non è che mi sono persa, mi sono goduta meno i primi mesi con Lorenzo, ecco, perché comunque lavoravo e mi piaceva poi l'idea che anche il papà potesse occuparsi di Lorenzo a 360 gradi, 24 ore, perché nei primi mesi è questo che fa la mamma, 24 ore col suo bambino. E a me invece piaceva che questa cosa la vivesse anche il papà per capire quello che una mamma, una donna prova in quel periodo. Quindi un anno a casa, dove sì, lavoricchiavo perché comunque non riesco proprio a stare ferma totalmente, ecco, però osservavo Lorenzo e in pedagogia si parla tantissimo di lentezza, ok? Si fa riferimento proprio alla metodologia della lumaca del tempo lento e osservavo Lori e dicevo, ma caspita, cioè, mi sta insegnando tutto quello che io ho studiato, che non riuscivo a metterlo professionalmente, me lo stava rispiegando il mio bimbo, osservandolo proprio nei semplici movimenti. Lorenzo è un bambino che per tanti ha iniziato a camminare tardissimo. No, ha camminato con i suoi tempi. Corre Lorenzo, sì, perfetto, adesso corre, si arrampica, fa cose veramente che ogni bambino fa con i suoi tempi. Attualmente Lorenzo non parla tantissimo, ok? Va bene, ai suoi tempi. Ci sarà un motivo del perché non parla. O quando Lorenzo ha questa cosa, che quando certe cose non le vuole sentire, si tappa le orecchie. E tutti dicono, ah, mamma mia, Lorenzo, fanno così. A me esce il fumo, allora a tempo. Io dico, beh, tu hai l'udito selettivo, non ti tappi le orecchie, forse per educazione, ma fai la stessa cosa non ascoltandomi. Lui semplicemente te lo fa notare che forse devi fermarti. Basta, stop, hai detto la tua, ma fermati, ecco, cioè rispetta il mio spazio, la mia zona di comfort. E questo è quello che poi ho deciso di portare nel mio lavoro, rispettare i tempi dei bambini, le loro zone di comfort e dargli quegli strumenti per crescere con veramente molta serenità. A me che i miei bambini di scuola inizino la scuola primaria che sanno leggere e scrivere, non interessa, non mi interessa questa cosa. Perché? Perché poi arrivano alla scuola primaria che si annoiano, è un dato di fatto, lo sanno già fare. A me interessa che i miei bambini sappiano relazionarsi con gli altri e sappiano condividere, perché è la cosa più difficile di questo mondo, condividere anche un semplice pennarello. Infatti nella mia scuola i giochi non sono tanti. Sono tra l'altro tutti giochi in legno, tutti con un determinato colore, un determinato peso, una determinata forma, è tutto studiato appunto per il benessere del bambino e c'è un pennarello rosso, un pennarello blu, uno giallo, uno verde. Non abbiamo 5 pennarelli rossi, 5 pennarelli verdi, abbiamo un badile, abbiamo un rastrello, una carriola, un pallone, perché i bambini devono imparare a condividere. Quando io li vedo e all'inizio, i primi giorni, c'è questa cosa, è mio, no, è tuo. E allora tu dici, ok, sediamoci, troviamo una soluzione. E questo io lo faccio con bambini di 2 anni. La soluzione è chiedere, me lo presti per piacere? Quando è finito, ti ricordi di prestarmelo? E lì inizia la relazione, inizia il tempo dell'attesa, del sostare, dell'aspettare. Proprio ieri abbiamo fatto la consegna dei diplomi. A noi non piacciono gli spettacolini con i bambini con le manine dietro che cantano le canzoncine. È una cosa che mi mette sofferenza perché io stessa ho questo ricordo delle mie festine della scuola dell'infanzia dove piangevo a tutte le festine. Ho le videocassette dove io piango alle festine. Ma perché? Perché c'era la cosa, lo spettacolino lì preconfezionato. E invece noi ieri abbiamo voluto lanciare un bel messaggio alle famiglie.
con i bambini abbiamo scelto una musica, perché tra l'altro nel mio percorso c'è anche questo aspetto della musica, quindi abbiamo scelto una musica che piaceva ai bambini, che li rappresentava tra l'altro, e i primi 10 secondi abbiamo fatto proprio delle mosse molto chiare, ecco, definite da noi maestre. Gli altri 50 secondi della canzone sono stati i bambini che hanno dato il tempo alla musica. E i genitori ci hanno guardato un po' spaesati, perché poi la cosa è bella che io a un certo punto ho detto, ho proprio fatto un gesto con la mano, i bambini hanno smesso completamente di suonare. Tra l'altro i bambini suonavano con le pentole, cioè quindi c'era veramente un rumore molto assordante. E i bambini hanno proprio detto, questo è il nostro tempo. Il nostro tempo è questo con le pentole. Non è il tempo che voi volete, che la mattina alle 7 ci dobbiamo alzare, a 7 e un quarto già colazione, 7:30 vestiti, 7:45 in macchina. Perché è questo che succede in tutte le famiglie italiane, succede questo, tutto molto scandito. Io invece con Lorenzo ho proprio imparato questo, a non scandire i tempi. Cioè, dobbiamo rispettare i suoi tempi. Certo Sì. è una cosa difficilissima, perché Chiaro. Lorenzo, anche, Sì. cioè, tipo lui a mezzogiorno vuole mangiare, perfetto. Io ho imparato che a mangiare a mezzogiorno mi fa stare bene durante il pomeriggio, che mangiare alle 7 mi permette poi di giocare con lui ancora un'oretta prima di andare a fare la nanna. Ed è una nanna per tutti che è un riposo. Perché? Perché non c'è la digestione ancora lì in corso. Ha cenato, ha il tempo per stare in famiglia, poi magari il papà lo vede di meno perché comunque Lorenzo frequentando l'asilo mi vede molto di più, anche se mi considera molto poco in realtà quando siamo insieme, perché comunque lui ha capito, cioè in quel momento la mamma sta facendo la maestra e deve dedicare le attenzioni anche agli altri bambini e lui questa cosa la rispetta tantissimo, tantissimo, sa che sono lì per lui ma anche per gli altri e quindi se ha bisogno di aiuto va a chiedere anche alle altre maestre, cioè quindi questa cosa è bellissima, tante volte mi dicono tu hai portato tuo figlio a scuola perché lo controllo, no, non lo controllo, assolutamente, lui sta facendo il suo percorso di crescita, io faccio il mio percorso come insegnante, le altre maestre lo possono rimproverare tranquillamente se ha bisogno di essere fermato, insomma, lo possono fare tranquillamente, non perché sono lì io, no, assolutamente, ma proprio grazie a Lorenzo io sono riuscita poi a trasformare il mondo educativo, a rivederlo totalmente, perché io ho bambini che apparecchiano, sparecchiano, passano la scopa, lavano i pavimenti, imboccano gli altri compagni se hanno bisogno di aiuto, bambini che vanno in bagno da soli, noi abbiamo il bosco, poi abbiamo anche una struttura naturalmente al chiuso, loro si muovono in autonomia e la parola più bella che noi utilizziamo a scuola è io mi fido di te. Infatti, tra l'altro, una parola che io ho imparato ad utilizzare con Lorenzo quando proprio iniziava a fare i primi movimenti, ma era in difficoltà, noi gli dicevamo sempre: Lorenzo, mamma e papà credono in te. Noi ci fidiamo di te e tu fidati di noi. E infatti, anche adesso, portando questo messaggio a scuola, la cosa più bella è che i bambini che ci dicono è: maestra, io ho fiducia in te perché tu hai creduto in me. Guarda, stai passando dei messaggi bellissimi, no? E ti ripeto, dovresti scrivere un libro riguardo questo perché è una fonte inestimabile di ispirazione, ok? Per tante persone, per tante persone. Stavo riflettendo mentre parlavi di quanto sarebbe diverso il nostro mondo se 50, 60, 100 anni fa si fossero educati i capi di Stato in questo modo, no? Invece di contendersi un pezzettino di terra, avrebbero, no, condiviso la bellezza di quella terra con tutti. E stai facendo un lavoro incredibile e chiaramente viene fuori anche il fatto che in un certo senso la disabilità, l'handicap non sono poi da considerarsi così male come invece vengono visti
immediatamente a colpo d'occhio, ma se si ha il cuore di guardare oltre, le cose sono molto più interessanti. Sì, Io non sì, so se è proprio quello che ci stanno insegnando all'interno del progetto della mia scuola. Oltre a Lorenzo c'è un'altra bambina con la sindrome di Down. E Lorenzo, quando è entrato all'asilo la prima volta, strisciava nel bosco, cioè non camminava neanche. 15 giorni Lorenzo ha iniziato a camminare perché aveva la necessità di stare con gli altri e si è sentito supportato dai suoi coetanei. Infatti la cosa bella è che Lorenzo e la sua compagnetta, quando siamo nel gruppo, cioè non noti che c'è un handicap, non noti la disabilità. E questa è la cosa bellissima, perché sono parte integrante, parte viva, e quel giorno che non ci sono, noi lo notiamo, perché i bambini, gli altri bambini, sono molto più in difficoltà a gestire le relazioni, perché certo, si è un sentono supportati dagli altri due compagni che dicono andiamo con calma, senza fretta, guardate noi, abbiamo un cromosoma in più. un'unità di misura completamente Sì, diversa. sì. Io non so se te l'ho mai detto, ho 3 cugini adottati, ok? Sono 2 più grandi di me e una più piccola. Sono tutte e 3 indiani, tutti e 3 di un colore, diciamo, molto intenso, va bene? E a loro modo hanno portato un sacco di felicità nelle famiglie. Mm? C'è sempre, l'ho notato, c'è questa cosa, poi magari tu l'hai notata nel discorso della fisionomia, no? Perché i bambini con la sindrome di Down hanno tutti una faccia molto riconoscibile, va bene? E io l'ho visto invece con la pelle, col colore della pelle, perché sono davvero molto neri, ok? E i miei cugini più grandi sono arrivati in Italia in un periodo, insomma, un po' particolare, però hanno sempre arricchito tantissimo le loro famiglie. Cioè non c'è mai stato un handicap, non c'è mai stato un risentimento, un ripensamento, ok? E allora, in virtù di questo, ti voglio chiedere, sia prima, cioè con l'esperienza che avevi fatto prima di Lorenzo in Africa, ok? E poi dopo, che cosa pensi dell'adozione come concetto? Come potrebbe in qualche modo, lo metto, guarda, fra virgolette, salvare, no? Tutto questo fenomeno della sovrappopolazione, ma anche delle relazioni sociali che ci sono, ok? E come potrebbe dare una marcia in più a tantissime famiglie. Cosa ne pensi adesso del concetto adozione? Allora, il concetto adozione è un concetto molto ampio. Capisco che ci sia ancora tanta difficoltà ad entrare nel mondo dell'adozione, nel concetto del mondo dell'adozione. A me viene proprio spontaneo da dirlo. Cioè, io non nascondo, noi abbiamo provato anche l'inseminazione, ok? Se dovessi tornare indietro, non lo farei più, ma non perché non sono stata bene fisicamente, perché nel mondo ci sono tanti, tanti, tantissimi bambini che hanno la necessità di avere una famiglia. Non è facile a livello burocratico. Io sono dell'idea che ci sta, perché comunque questi bambini hanno tutto un vissuto e vanno tutelati. Dovrebbero magari un po' snellire alcune cose, alcune parti della burocrazia, però pensare l'adozione come primo step nella vita di coppia per avere un bambino sarebbe una grande cosa. Ci sono tanti bambini nel mondo, tanti. Cioè, io mi ricorderò sempre il primo anno in Africa, io e mio marito non eravamo ancora sposati, eravamo una coppia e una mamma dietro di me durante una celebrazione mi ha chiesto se potevo prendere il suo bambino per fargli fare una vita più dignitosa. Ero bianca, è risaputo che i bianchi hanno una vita più dignitosa sicuramente di loro che vivono in una capanna quando va bene, ecco. E nei vari viaggi che ho fatto in Africa, questa cosa dell'adozione
è risuonata tante volte dentro di me e dentro anche mio marito, soprattutto nell'ultimo viaggio. C'era questo ragazzo, questo bambino che è cresciuto in maniera troppo veloce, che poi è diventato un ragazzo, ecco, che ci siamo detti più volte, forse portarlo via da questa realtà potremmo salvarlo. Allo stesso tempo, però, ci siamo anche detti, siamo proprio sicuri che starebbe bene a casa nostra. Perché purtroppo quando sono troppo grandi, portarli via da un contesto di povertà e dargli quello che noi abbiamo, non è proprio così facile. No, c'è una complessità sociale, c'è un'inclusione molto complessa dietro. Sì, cioè stai aprendo poi delle porte anche a un altro tipo di adozione, che è la famosa adozione a distanza, Sì. che è un E, altro bellissimo modo di sì, adottare. è un altro modo, cioè io penso sempre, io se dovessi tornare indietro, partirei subito con l'adozione. Uno dei presupposti per adottare è essere conviventi e o sposati da almeno 3 anni. Ok? Se lo avessi saputo prima, quanto era bello adottare. Certo non è facile, non sto dicendo che sia facile, ma la bellezza, cioè, se tutte le coppie dovessero adottare un bambino che è da solo nel mondo, cioè dico, che benessere che ci sarebbe. Quanti bambini potrebbero stare bene? Prima di mettere al mondo, io dico, prima di mettere al mondo un bambino a livello biologico, pensiamoci, riflettiamo. È una responsabilità che come coppia ci prendiamo, che come genitori ci stiamo prendendo. Intorno a noi ci sono tantissimi bambini soli e non parlo solo dell'Africa, cioè basta uscire dalle nostre case, cioè, per vedere quanta solitudine c'è all'interno delle famiglie italiane anche, e quanti bambini ci sono nelle comunità, perché comunque ci sono comunità che ospitano bambini. E quello che poi adesso, poi io sono sempre molto attenta, mi piace andare sempre a scoprire, a snocciolare il tema dell'adozione. In questo momento in Italia ci sono più bambini che cercano famiglie che famiglie che cercano un bambino, e questa cosa ci deve far riflettere. Io non giudico chi compra un cane, non lo giudico, però adesso piuttosto di prendersi una responsabilità grande come avere un figlio, le persone si prendono un cane e lo considerano come un figlio. Io ce l'ho il cane, amo gli animali, ecco, cioè li amo gli animali, però riflettiamo su questa cosa ci deve far riflettere, non pour parler. Questo apre tante dinamiche, no? Il discorso della inseminazione artificiale, il discorso del arrivare a 45-50 anni e poi svegliarsi e dire voglio un figlio, no? E poi se fai un figlio, se ti va di culo, come diciamo dalle mie parti, va bene? E hai un figlio piccolo, poi dopo lo cresci che sei anziano. Quindi nel discorso invece dell'adozione ti danno un figlio che ha le caratteristiche e un'età consona alla tua età. Sì. Perché se il gap generazionale è troppo, è troppo. È troppo. Noi ci stupiamo del fatto che in alcune culture a 19-20 anni già hanno figli, ok? In America Latina ci sono delle ragazze che a 16 hanno già figli, però quello è quello che la natura ci insegna. Nel momento in cui diventi fertile come esseri umani animali, intendo, no? Poi c'è tutto una pressione sociale che ci impedisce di fare certe cose in certi momenti della nostra vita. Sì. Io so che tu non sei a sfavore della procreazione. No, assolutamente. Ci mancherebbe, spero che le persone non ci fraintendano, però No. di questi temi non si parla mai e questi temi sono importanti. Io ho aiutato diverse donne a arrivare a fare certi tipi di scelte nella famiglia, di diventare madri, ok?
ok? Di sbloccarsi e finalmente avere dei bimbi loro, però questo tema attualmente è molto molto importante. Sì, perché si parla, quello che si parla tanto del sposi uguale diventi mamma, ma non si parla di tutto quello che sta in mezzo per arrivare a diventare mamma. Io mi sono sposata nel 2017, sono diventata mamma nel 2021. Quello che ho passato, cioè praticamente, ma anche in famiglia, a ogni festa di Natale e di Pasqua, sei incinta? Magari prima di dire una frase così, conta fino a 10, fino a 1000. Ecco, perché tra l'altro io ho avuto la fortuna di finire l'università con Lorenzo che lo stavo allattando. C'è da pensare proprio tutto al contesto sociale e non è semplice anche a livello lavorativo, cioè lavoro e diventare mamma a volte sono due cose veramente molto difficili, perché bisogna rivalutare i propri piani, ecco, non tutti sono aperti alla collaborazione con una donna che è mamma. E lo dico perché io questa cosa l'ho vissuta. Ecco, cioè non tutti sono preparati a questa cosa, non perché sono mamma le mie attenzioni sono inferiori o posso dedicarti meno tempo. Ti posso dedicare naturalmente del tempo consono per il lavoro che sto svolgendo in questo momento, ma le mie attenzioni sono le stesse, anzi forse sono superiori perché un cuore di mamma ha un occhio molto più materno, soprattutto nel mio campo. E Ci sono purtroppo però tanti, ci sono tanti pregiudizi, sì, tanti ci sono tanti pregiudizi. pregiudizi, tanti, tanti. Questa per me è una intervista un po' particolare perché di solito mi occupo di crescita personale, di ipnosi, di tante cose, però ci tenevo tanto che tu raccontassi la tua storia, perché nella tua storia escono fuori poi moltissimi temi che riguardano la vita, la società, come noi interpretiamo, no, il nostro futuro e l'adozione ha a che fare con il nostro futuro. Sì, Poi, che ci siano delle persone che non sono adatte a avere bambini, questo lo vediamo nella storia da sempre. sì. Ecco, nell'adozione questa cosa qua non è possibile, perché ci sono dei servizi sociali e delle persone preposte a questo, a comprendere se sei stabile mentalmente, se sei stabile economicamente, se hai un'intenzione pulita di gestire una famiglia oppure no, che ideali di successo hai, che cosa puoi sacrificare e che cosa no. Quindi c'è una tutela anche della famiglia stessa, non soltanto del bimbo. Sì. Allora, io non voglio spingere le donne necessariamente ad adottare, trovo che sia una bellissima cosa farlo, ok? E soprattutto tutte queste, chiamiamole ragazze, di 45-50 anni, che provano e a un certo punto hanno finito la loro occupazione, hanno finito i loro studi, hanno finito quello che dovevano, non riescono a partorire o hanno dei problemi, non è giusto farle sentire donne di serie B o No. di seconda scelta, perché questo succede anche ai maschi e comunque questa cosa sta succedendo sempre più spesso. L'infertilità è un qualcosa che noi stiamo vedendo nella società occidentale sempre di più. E allora prendere in considerazione di aprire il cuore a un bimbo che veramente ne ha bisogno, che può portare all'interno della famiglia, all'interno del vissuto personale, no? Qualcosa di così magnifico, insomma, io lo trovo una buona scelta. Mm. Senti, torniamo un po' indietro riguardo al percorso che abbiamo fatto insieme. Come pensi che ti abbia aiutato ad oggi? Quali sono state 2 o 3 cose che ti hanno dato una mano poi a ottenere tutto questo di cui ci hai parlato oggi? Allora, sicuramente io ho imparato a non avere sensi di colpa. Io morivo per questa cosa dei sensi di colpa, avevo penso un senso di colpa grande quanto una casa addosso, ecco, e se faccio questo però faccio male all'altro, se dico un no, l'altro come reagisce, lì e invece questo mi ha aiutato tantissimo. Basta sensi di colpa, basta, basta. E l'altra cosa era il giudizio.
io ho sofferto tanto negli anni del giudizio degli altri, ecco, mi sono sentita giudicata tanto, ho imparato a mettermi il giudizio alle spalle. È il tuo pensiero, mi può toccare, non mi può toccare, mi può far riflettere, ok? Ma non lo vivo più come un giudizio, una cosa che mi deve far star male per forza, assolutamente. E proprio il non sentire questo senso di colpa e non sentirmi giudicata mi ha permesso di crescere sia a livello personale che sia a livello professionale. Cioè, ho avuto ero arrivata in fondo al tunnel, la luce non la vedevo, lì togliendo il senso di colpa e il giudizio ho visto la luce, ho visto una grande luce e ho imparato a dire ok, io posso, ce la faccio, posso esaudire tutto ciò che io desidero, i miei desideri. Ci vorrà tempo, ma le esaurisco. Il mio desiderio era di laurearmi, mi sono laureata, ho pensi altri due, ma oltre alla laurea, ho fatto altri 2 master, sto facendo dei percorsi, ho una scuola, coordino una scuola, cioè era una cosa che vedevo lontanissima e invece ci siamo. Ho un bambino che è tutta la mia vita, ecco, ho altri progetti nella mia testolina perché non è mai ferma, ecco, e tante volte mi dicono ma sei sicura di quello che stai facendo? Sì, sicurissima. Ma sai che stai andando controcorrente? Sì, è quello che voglio. Vabbè, i Sì. salmoni lo fanno in continuazione, allora? Eh, Sono buoni i certo. salmoni. È così, cioè, il percorso che ho fatto con te mi ha proprio aperto gli occhi, ho tolto le fette di salame. Ok? E quel senso che ti stringe ogni giorno, perché tante volte basta semplicemente mettersi al volante e quello dall'altra parte, dall'altra macchina ti guarda, oddio mi sta giudicando. Perché è così, soprattutto se sei donna, la senti questa cosa. E invece lì, tac, ho imparato nella relazione tantissimo, ho imparato a dire quello che penso senza ferire l'altro, utilizzando i giusti termini. Perché io lo dico sempre, lo dico anche ai miei bambini, ricordatevi bimbi che a volte una sberla mi fa meno male delle parole che state dicendo, eh. Stiamo attenti alle parole che utilizziamo, impariamo a relazionarci con l'altro, possiamo dirglielo il nostro pensiero senza ferirlo. Certo che a volte vorrei magari tirare un pugno nell'occhio a qualcuno, cioè non lo nascondo, ho imparato ad ascoltarmi, ad ascoltare chi ho di fronte per arrivare a dire quello che penso senza ferirlo. Perché È una dove bella... c'è chi non accetta il mio pensiero, ognuno è libero, deve sentirsi libero. Ecco, però non andiamo a ferire l'altro. Ho imparato questa cosa e a non sentirsi sempre feriti e giudicati. Ecco, io ho imparato questa cosa. Cioè, poi Lorenzo me lo insegna tutti i giorni in casa. Chiaro, 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 chiaro. Cioè, è un esempio, insomma, anche di vita in casa. Senti, l'altra domanda che ti voglio fare riguardo questo è: perché me? Come sei arrivata a me? Perché me? Io, sai, ogni tanto mi chiedo, ma come mai queste persone vengono proprio da me? Ci sono centinaia di persone che promettono mari e monti, no? Io invece no, anzi, la faccio abbastanza complessa la faccenda, no? Perché me? Allora, io prima di te sono andata da altri professionisti, ecco, dove mi sentivo giudicata. Cioè, eh no, io non volevo più sentirmi giudicata, ma se mi sento giudicata, caspita, la cosa non funziona. Poi parlandone con un'altra persona, mi ha parlato di te e mi sono detta, ah, è quello che fa per me. E poi c'è anche da dire che poi, essendo nel settore educativo, pedagogico, ho studiato psicologia per tantissimi anni, facevo anche fatica, anche io stessa mi rendo conto, a mettermi in relazione con chi avevo di fronte, perché comunque certe strategie un po' le conoscevo. E quindi mi rendo conto che era anche per chi avevo di fronte era difficile relazionarsi con me.
E ho detto, vabbè, proviamo Caruso. Ho provato e sono rinata. Bene, mi fa piacere. Senti, c'è qualcos'altro, prima di finire questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme, anzi ti ringrazio per tutte le perle che ci hai dato, mi sono emozionato a tratti. C'è qualcos'altro che pensi sia importante dire, che pensi di aver tralasciato nel rapporto con Lorenzo o nel rapporto con l'adozione o per quanto riguarda la famiglia? Mi viene semplicemente da dire una cosa, soprattutto sul rapporto con Lorenzo, perché tante volte è una cosa che i genitori adottivi si chiedono: quanto dire la verità al nostro bimbo adottato? Perché mi viene proprio dal cuore, diteglielo. Siate onesti con loro. Sei nato dal cuore di mamma e papà. Io la prima cosa che ho fatto quando io e mio marito abbiamo iniziato questo percorso è scrivere un diario per Lorenzo, che noi non sapevamo che era Lorenzo. Abbiamo scritto un diario ad un bambino, una bambina immaginaria, dove abbiamo raccontato attraverso fotografie di noi, della nostra famiglia, dei momenti che abbiamo vissuto per arrivare ad adottare. Quindi scrivete tutto. Abbiamo fatto questo bel diario che quando Lorenzo crescerà gli regaleremo. Abbiamo realizzato una scatola con tutte le lettere che abbiamo ricevuto dal primo giorno che abbiamo annunciato che stavamo adottando a quando Lorenzo è entrato in casa. Lorenzo, noi in camera da letto, ma anche in giro per casa, abbiamo tantissime foto di Lorenzo, da quando siamo andati in ospedale, dal primo momento che l'abbiamo preso in braccio. Lorenzo, da quando ha iniziato a scoprire la bellezza della fotografia, tutti i giorni, che può essere una cosa stancante, ci chiede di raccontargli la sua vita, i suoi primi momenti con noi. Cioè noi gli raccontiamo che è arrivata una chiamata, è suonato il telefono e ha detto: mamma Silvia, papà Silvia, c'è un bambino, papà Mauri, c'è un bambino per voi. Allora il papà Mauri e la mamma Silvia si sono preparati, hanno preparato la cameretta, hanno preso la macchina e via sono arrivati in ospedale e lì ti abbiamo visto, ci siamo innamorati di te sin dal primo giorno e tu hai imparato a conoscerci e ad amarci. Finché un giorno, poco tempo fa, Lorenzo mi ha chiesto, mamma, sono adottato. Lorenzo oggi ha 3 anni e mezzo. E gli ho detto, sì amore, sei stato adottato, eri nella pancia di un'altra mamma che purtroppo non è riuscita a conoscerti, non ce l'ha fatta, le sue emozioni erano troppo forti e quindi siamo arrivati noi e ti stiamo dando tutto l'amore che magari quella mamma avrebbe voluto darti, ma non ce la faceva in quel momento. Siate sinceri. Io quello che punto è tanto, siate sinceri e non giudicanti nei confronti di queste mamme biologiche che abbandonano i loro bambini. Noi non sappiamo il vissuto che c'era in quel momento di quella scelta. Noi non sappiamo niente della famiglia biologica di Lorenzo, sappiamo semplicemente che nel momento in cui è nato Lorenzo hanno notato subito i medici che c'era un'anomalia, c'era qualcosa che non andava, perché dalla morfologica il cromosoma in più di Lorenzo non si era visto. Ecco, questa mamma, la mamma biologica, ha detto no, non me la sento di abbracciarlo, non voglio legami finché non sono sicura che il mio bambino sia sano. Il concetto di sano è molto ampio, Certo. non la giudico. Io grazie a lei ho un bambino che mi ama e che posso amare. Ecco, i primi periodi avevo paura che questa mamma, lei non sa di dove siamo, non sa nulla, non ha informazioni, che questa mamma mi venisse a suonare il campanello. Io ho vissuto i primi mesi così, li ho vissuti e... Questa è una cosa che hanno vissuto anche i miei zii. Sì. Poi, fra l'altro, tu non hai avuto tutto il periodo, perché me l'hai raccontato quando preparavamo l'intervista, ma i miei zii sono stati 5 anni in preadozione, no? In periodo di prova, nel periodo di
E in quegli anni è pazzesco, perché ogni minuto ti aspetti Sì, il campanello che suona, no? E l'addetto che ti dice no, ci riprendiamo, no? La bambina. sì. C'è questa paura, non la nascondiamo, eh, e c'è anche la paura che un giorno Lorenzo mi dica: non sei la mia mamma, non sono nato da te. Perché c'è questa paura, ecco, però mi sono detta, se arriva quella frase vuol dire che c'è già qualcosa che non va nella nostra relazione tra mamma e figlio. Se è una Certo, relazione che si basa sulla fiducia, sulla sincerità, è vero, perché non sei nato da me, ma la mamma è quella persona che ti ama, che ti dà amore, che riconosce nel tuo sguardo come ti senti ogni giorno. Io e Lorenzo facciamo tanto questa cosa anche mentre giochiamo, stiamo cucinando insieme, perché Lori mi aiuta anche nelle faccende domestiche. 3 anni, ma Lorenzo passa l'aspirapolvere in casa, non è che lo sto sfruttando, ma è collaborare nelle faccende domestiche. Io aiuto te, cioè è un aiuto a vicenda e ci chiediamo sempre come stai? È una cosa che ci piace tanto e nel come stai non ci fermiamo al bene e al male, ma a noi ci piace proprio dire sono felice, sono arrabbiata, sono triste, cioè andiamo proprio, stiamo insegnando a Lorenzo e allo stesso tempo stiamo imparando anche noi ad esternare ciò che proviamo, le nostre emozioni, a dargli un nome ai momenti e alle situazioni. Ecco, e ci stiamo anche allenando come coppia proprio a, a rispondere anche a quella domanda che se Lorenzo ci dovesse dire, magari in un momento di litigio, di discussione, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, mi dovesse dire no, tu non sei la mia mamma, allora io e mio marito ci stiamo allenando a trovare la risposta giusta. Nei momenti di rabbia, non nascondo che c'è anche, o di sconforto. La risposta potrebbe essere, guarda Lorenzo, è vero, non sono la tua mamma, ma la tua mamma non ti ha voluto perché hai un cromosoma in più. Potrei dire anche questa frase. Perché no? O potrei anche dirgli, vero Lorenzo, non sei nato dalla pancia della mamma, come è successo con le tue cugine che sono nate dalla pancia della zia, però Lori, io ti ho cresciuto, ti sto dando amore, ti tengo per mano ogni giorno e non posso dirti che la mamma ci sarà sempre, ma adesso c'è, sono qua. Sono qua, perché a volte tante mamme mi dicono: come fai a dire a Lorenzo che non ci sarai per sempre? Beh, è un dato di fatto, non ci sarò per sempre, ma non perché io debba morire, ma perché lui deve fare la sua strada. La mm. sua strada vuol dire che lui intraprende il suo cammino, magari io non sono lì vicino a lui, sono magari in un altro spazio, in un altro posto, pronta ad accoglierlo nel momento in cui lui verrà, ma magari lui non verrà neanche in quel momento. C'è una frase che mi ricordi di una bellissima canzone di Sting che dice: If you love somebody, set him free. Se ami qualcuno, lascialo libero, Sì, no? La porta è sempre aperta. Io penso che tu stia facendo un lavoro, tra virgolette un lavoro, insomma, delle scelte, delle decisioni bellissime con Lorenzo, no? Ti ringrazio tanto per aver raccontato tutte queste cose della tua vita. So che non è facile, mi hai fatto emozionare tantissimo, sono sicuro che qualcuno riguarderà il video e piangerà, no? E quindi magari scriveteci i commenti sotto, in qualche assolutamente. modo cercherò di lasciare dei link se qualcuno vive magari vicino a te e vuole interfacciarsi con la scuola, ok? Poi voi avete un gruppo particolare di genitori, ne vuoi parlare anche di questa cosa qua? Pensi Sì, che sia utile? certo, assolutamente. La cosa bella è che durante i primi incontri per l'adozione eravamo appunto con altre coppie giovani. Io e mio marito siamo stati gli apripista di queste coppie, abbiamo iniziato noi i primi ad adottare e poi man mano anche gli altri hanno iniziato ad adottare. C'è chi ha
ha preso il canale dell'adozione internazionale, chi l'adozione nazionale, chi ha un bambino piccolo come noi, come Lorenzo, c'è chi invece ha bambini più grandi. E la cosa che noi facciamo è che all'incirca ogni mese ci incontriamo per far sì che i nostri bambini possano relazionarsi e crescere insieme, proprio condividendo il loro percorso di adozione, e noi, la cosa bella è che condividiamo le difficoltà, le gioie, le paure di essere genitori adottivi. Non nascondiamo che tante volte ci dimentichiamo di essere genitori adottivi, perché te lo dimentichi. Dopo pochi mesi che Lorenzo è arrivato a casa, io ho fatto un sogno che tra l'altro me lo sono scritta nei minimi dettagli per poter poi un giorno raccontarlo a Lorenzo. Io ho sognato di partorire Lorenzo. Cioè mi sono risvegliata la mattina che avevo i dolori del parto e mio marito mi ha guardato e mi dice: ma Silvia, ma sei sudatissima, cos'è successo? Cos'hai sognato? Ho detto: ho sognato di partorire Lorenzo. Cioè, si crea poi un legame d'amore talmente profondo che te lo dimentichi. Ma E certo. è così, addirittura poi, vabbè, in questo caso Lorenzo è arrivato in casa molto piccolo e noi amiamo tantissimo fare le fotografie, perché poi abbiamo trovato che è il canale poi per raccontare a Lorenzo la sua storia, ecco. E abbiamo delle fotografie di Lorenzo che assomiglia a mio fratello, perché è talmente unito allo zio, noi siamo cioè, che prende addirittura delle espressioni che dici: ma guarda te, ma è così, ma anche nelle coppie che hanno adottato bambini più grandi. Cioè i bambini hanno già delle espressioni uguali a quelle dei genitori adottivi. Cioè, certo, una parte te lo ricorda che hai adottato, tutto il percorso che hai fatto, ma dall'altra c'è un amore talmente profondo, un'unione talmente profonda che io ho avuto la fortuna di dimenticarmelo, ecco, di aver adottato Lorenzo, addirittura ho sognato di partorirlo, che è stata una delle cose più belle. Io all'inizio avevo paura di non sentire Lorenzo la notte, perché io ho un sonno talmente profondo che potrebbero portarmi fuori con il letto, che non me ne accorgo. Quindi io, quando ho saputo che arrivava Lorenzo in casa, guardavo mio marito e dicevo: mamma Mauri, ma lo sentirò di notte? Cioè, ero terrorizzata. Cioè, poi non è che conoscevo già un po' i suoi rumori, i suoi movimenti nella pancia, sai, un po' i movimenti, non sapevo nulla, non sapevo. E quindi ho detto: vabbè, facciamo che lo teniamo in camera con noi, Lorenzo, quando arriva così è lì vicino, se non lo sento io, lo senti te, e gli dicevo. No, Lorenzo non ha mai voluto stare in camera con noi, cioè a 3 mesi è andato a dormire in camera sua nel suo lettino. Ecco, e lì allora, oddio, la radiolina, cosa facciamo? Niente, ma poi l'istinto di mamma arriva. Tutto questo per dire che all'inizio sembra tutto sconvolgente, ma poi si entra talmente tanto in empatia con il proprio bambino, cioè che al battito di ciglia ti accorgi che, ok, sta chiamando me, vuole me. No, magari ha battuto le ciglia perché sta facendo gli affari suoi, però è così. Guarda, la cosa che mi viene da dirti, da dire in generale, dopo questa intervista, è che l'amore si sente. Quando Sì. ami qualcuno, quella roba lì si sente. E non è facile, perché certe volte l'amore fa male, ti strugge dentro, no? Ti strugge dentro, ma non vuol dire, è una forza importante e va manifestata. E tu Sì. lo stai facendo. Io vorrei che tu, appena, quando abbiamo finito, appena puoi, che tu dessi un bellissimo abbraccio a Lorenzino, ok? E sono convinto che questa intervista magari sarà una delle cose che potrete mettere dentro la scatola dei ricordi, no? E magari un giorno Lorenzo guarderà la mamma che parlava di lui con gli occhi a fragola, così, che dice: voglio tanto bene la mamma. Che già lo fa perché Chiaro? anche ieri consegna dei diplomi, naturalmente essendo la coordinatrice li consegno io, Lorenzo arriva e la prima cosa che fa è che mi ha abbracciato fortissimo. E questo è tantissimo.
è tantissimo, cioè Lori è così, lui ti guarda ed è innamorato della vita, e a volte io mi dico, ma Lori, con tutto già quello che hai dovuto sopportare, come fai ad essere così innamorato della vita? E lui è innamorato della vita, e proprio perché, adesso mi sto un po' emozionando, ed è proprio perché è così innamorato della vita, qualche mese fa noi abbiamo chiesto a Lorenzo se se la sentiva di avere un fratellino o di una sorellina. E quindi abbiamo ripreso il percorso dell'adozione, perché Lorenzo non vede l'ora di avere un fratellino o una sorellina. Lui dice che avrà un bebè, perché per lui il fratellino e la sorellina sono più piccoli, perché a questo esempio, nei bambini che frequentiamo, e lui lo dice, l'altro giorno siamo andati in un negozio a comprare vestiti, Lorenzo la prima cosa che ha fatto è stata andare nel reparto dei bebè e mi fa, mamma, per mio Ino. E gli dico, chi è il tuo Ino? Il mio bebè. Cioè, sarà un triplo atto d'amore, perché parte da Lorenzo, noi gliel'abbiamo solo proposto, lui poteva dirci no, e invece no, cioè, che è un concetto talmente astratto, questo concetto del fratellino, perché comunque sì, ha degli esempi, però non è una cosa che lui sta vivendo. E però allora gli abbiamo spiegato, guarda che però non sarà nella pancia della mamma il bebè, ma dovremo fare tutto quello che abbiamo fatto con te, aspettare che arrivi la chiamata, e allora glielo spieghiamo e lui è prontissimo. Ho un amico di Milano, un bravissimo fotografo, che ha adottato anche lui 2 ragazzi. Non è una cosa insolita, e bella questa cosa qui. Fra l'altro, questa informazione, questa notizia che stai dando adesso, che ti avrei chiesto dopo, ok? È la ragione per cui abbiamo deciso di fare questa intervista. Cioè del fatto che non c'è soltanto un'adozione, ma ce ne sono 2. Ce ne sono 2. E che si può vivere lo stesso tipo di emozione, lo stesso bagaglio di esperienza, anche se non sono bimbi biologici o se non c'è la possibilità, ok? E lo stesso livello di organizzazione, di apprensione, di piacevolezza, di aspettative, no? Anche nel percorso dell'adozione. E questa è una cosa bellissima. Ti auguro tutto il meglio, spero che magari fra qualche mese o un anno, insomma, quando lo sceglierai tu, questo canale sarà aperto ad un'altra chiacchierata così e ci racconterai come sta andando, no? Certo. Magari ci racconterai dei primi bisticci fra fratelli o fra fratello e sorella, no? Le prime tirate di capelli, e poi quando dico queste cose io così mi faccio ridere solo, eh? Però sì, anche quello fa parte delle relazioni che ci sono all'interno di una famiglia. Sì, è proprio così. Cioè, noi quello che ci porti ogni giorno viviamo è proprio questo amore. E ripensando a quando ci siamo incontrati la prima volta, che mi sono messa in contatto con te, poi ho lavorato tanto e mi sono resa conto che non era tanto, sì, ero arrabbiata perché non potevo avere un bambino biologico, ma perché non riuscivo a trovare quel canale dell'amore. Cioè io sono, a me piace donare amore, ecco, mi piace tanto anche ricevere amore, ecco, e a chi non piace ricevere amore? Cioè, ecco, però ho imparato a capire questa cosa, che tante volte la rabbia è perché nasce da una mancanza di amore. È proprio questo, cioè è un po' quello che io sto trasmettendo anche ai bambini che incontro. Io incontro bambini sempre più arrabbiati, cioè ogni giorno a scuola vedo bambini pieni di rabbia che all'inizio non sanno chiamarla rabbia, cioè stiamo facendo un lavoro molto lungo per definire che c'è dentro tanta rabbia, come tirar fuori questa rabbia e dargli gli strumenti per tirarla fuori e capire che da che cosa è causata questa rabbia, qual è la mancanza. E sempre di più, anche nei bambini, nonostante abbiano una mamma e un papà, la cosa che manca è l'amore. L'amore è semplice, l'amore è puro, non servono tanti oggetti, tante cose per
Tante volte riempiamo le case e le camerette dei nostri bambini. No. Diamogli amore. Come? Con un abbraccio, con un bacio, con una carezza, fermandoci a stare con loro. Non per forza dobbiamo portarli tutti i weekend al mare, in montagna, al lago, di qua. No, siamo anche in casa. È così bello stare in casa sul divano abbracciati. Adesso Lorenzo ci abbraccia H24. Ecco perché lui di notte si sveglia per abbracciarci. Ci dà un abbraccio, ritorna nel suo lettino e riprende a dormire. Perché noi abbiamo capito che la sua necessità è di sentire che noi ci siamo, ecco. E siamo in questa fase che noi ci mettiamo tutti e tre sul divano e Lorenzo ci abbraccia e vuole che, la cosa bella che fa, ma lo fa con tutti, che mamma e papà si abbracciano. Io e mio marito ci abbracciamo e lui ci guarda con un sorriso che è spettacolare. Perché hanno bisogno di gesti di amore questi bambini, di semplici gesti d'amore come un abbraccio. È difficile, so perfettamente che ci sono relazioni anche molto complicate tra marito e moglie, però basta veramente poco. Anche una parola dolce nei confronti della mamma, nei confronti del papà, e questo lo dico anche nei casi di separazioni. Io vivo a livello professionale casi di separazioni importanti, difficili. Ieri ne ho avuto la prova. Noi abbiamo lavorato tanto con alcune famiglie. Ieri mamma e papà erano presenti al diploma dei loro figli. È un gesto d'amore, sono presenti tutti e due. Magari uno è seduto davanti, uno è seduto dietro, ma c'erano tutti e due. E magari all'inizio dell'anno c'era solo la mamma o c'era solo papà. E invece adesso sono lì insieme. Magari non si parlano, fa niente, ma tu stai facendo un gesto d'amore, è un esempio. Certo, l'ascolto, l'accettazione, la comprensione, il sostare un attimo, lo stare insieme, semplicemente stare, esserci, no? Sono diventati molto più costosi che i regali dei ricchi. No? Sì. Non ho tempo per queste cose, no? Non ho tempo per l'abbraccio, non ho tempo di ascoltarti, devo lavorare. E penso che questa intervista noi la possiamo proprio concludere così, con queste cose che hai detto, no? Con i gesti d'amore che sono importanti. Ti ringrazio tantissimo dal cuore di aver aperto anche casa tua, no? La tua famiglia, a disposizione per tante mamme e tanti papà che ci ascolteranno, ma anche a disposizione di uomini e donne che ancora non sono genitori, ma che stanno strizzando l'occhiolino a quella roba là e potranno avere una panoramica più ampia adesso, una visione un po' più chiara di quello che significa poi essere genitori in senso generale e non solo biologico. Sì. Io ringrazio veramente te, Caruso, tantissimo di cuore per avermi dato questa opportunità, e mi viene da concludere dicendo a questi genitori, a queste mamme, che non sono sole. Ci sono tante mamme silenziose, non abbiate paura, perché veramente non siete sole. Ci sono davvero tanti tessuti e tante organizzazioni che possono fare del bene, tanti liberi professionisti anche, chiaramente, ma insomma no, nessuno è da solo. Se cerchiamo c'è sempre qualcuno accanto. Grazie mille Silvia. Grazie mille a te. E un abbraccio a Lorenzo. Ciao.